Salute a tutti! Nei miei video ho presentato vari libri, quando ho avuto bisogno di leggerne dei passi ve li ho presentati anche fisicamente perché io ho una piccola collezione di libri sul mostro di Firenze. In questo breve video vi parlerò di un libro e solo di un libro però un po' particolare. È un libro che ho scritto io, questo. Antonio Segnini, Quando sei con me il mostro non c'è. Il mostro di Firenze fuori dal buio. È un libro al quale ho lavorato per tanti anni, rimandandone sempre la pubblicazione, fino a che è arrivato il momento di farlo. Mi sono deciso qualche mese fa. Ecco, ho incontrato subito qualche resistenza nell'editoria tradizionale e per questo ho deciso di avvalermi della possibilità che dà Amazon di fare delle autopubblicazioni. Devo ringraziare per essere riuscito ad arrivare fino in fondo sia mio figlio che mi ha fatto mille cose, l'ultima la correzione di tutte le bozze, e poi il mio collaboratore di YouTube Leonardo Settimelli che mi ha aiutato a rendere il libro qualcosa di fisico all'interno con gli strumenti di Amazon. Questo libro come è fatto? Parla del mostro di Firenze esaminando la vicenda a 360 gradi. In esso ho riversato 13 anni praticamente di studi. L'ho fatto in un modo che è così preciso, è denso, il libro è denso di elementi, però è anche scritto in modo molto scorrevole. Per questo ho fatto tesoro dei consigli di varie persone che mi hanno aiutato a dare questo taglio, di modo che è un libro piacevole da leggere, per cui il neofita della vicenda potrà leggerlo e così andare a cercare di capire come sono andate le cose, ma anche il mostrologo, l'esperto, potrà, secondo me, avere una piacevole lettura perché ci sono tanti elementi con i quali potrà confrontarsi. Naturalmente che saranno magari delle opinioni differenti dalle sue, ma io penso che siano comunque interessanti da prendere in considerazione. Sostanzialmente c'è tutto, cioè si va dalla cronistoria dei delitti con le ricostruzioni delle dinamiche alle indagini contemporanee a delitti, poi con la partenza della pista sarda, la chiusura della pista sarda. Poi si va a cercare di individuare, in base agli elementi che io ho trovato in questi studi, facendo tesoro anche delle esperienze di altre persone, in particolare di De Fazio, ho cercato di individuare una figura di assassino, prescindendo da chi fosse, cercando di capire le sue motivazioni, il perché uccideva e che cosa c'era sotto, diciamo, questi delitti. In questa parte ho anche cercato di spiegare l'enigma più grande di questa vicenda, che è il passaggio della pistola. In sostanza ho cercato di spiegare che cosa successe nel delitto di Signa, che c'era sotto il delitto di Signa. Fatto questo, faccio un esame delle indagini successive alla chiusura della pista sarda che secondo me presero fin da subito un indirizzo sbagliato, andando a impuntarsi sul contadino cattivo Pietro Pacciani. Da lì poi si arrivò ai compagni di merende, esamino un po' tutte le indagini sui compagni di merende e infine la degenerazione della ricerca dei mandanti fino alle ultime cose che sono emerse appena accennate. Ecco, poi fatto questo, il libro fa qualcosa di più rispetto a tutti gli altri libri che sono stati pubblicati, individua una figura ben precisa di assassino con nome e cognome. Io non dirò chi è in questa sede, lo scoprirete leggendo il libro, naturalmente chi mi segue sa benissimo a chi mi riferisco, e in molti storceranno il naso come lo hanno storto nelle varie discussioni, perché la figura che io ho individuato è una figura troppo dimessa, una figura troppo piccola per interpretare questo misterioso assassino che molti vogliono come un genio del male, addirittura un'entità metafisica che non è più una persona ma è un'organizzazione, una congrega, massoneria, sette sataniche,
cioè andiamo a finire su scenari di questo tipo, fino alle ultime cose. Addirittura si è andati a prendere il misterioso Zodiac, l'assassino mai individuato americano, e si è trasferito sulle colline di Firenze, no? Cioè si arriva a questi, perché è chiaro, in tutta la confusione che c'è su questa storia si va a cercare di tutto, e invece la soluzione è molto più semplice, molto più semplice. Io penso che la maggior parte di voi rimarrà un po' così, un po' meravigliata, chi non sa chi è questo assassino, chi non mi ha seguito, rimarrà un po' meravigliata, ma io penso che dovrebbe tenere conto di quello che è l'aforisma che io scrivo nella quarta di copertina. Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspetti. Un aforisma del filosofo greco Eraclito. Ecco, quando vedrete questo video, il libro dovrebbe già essere disponibile su Amazon, sia in formato cartaceo, che è questo che vedete, questa è una stampa di prova, sia in formato ebook. A questo punto non mi resta che augurarvi buona lettura e salutarvi. A risentirci.